Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Esoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di giugno. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, le energie principali, poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. In descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso possiamo partire con la lettura, però facendo un piccolo passettino indietro, proprio per capire meglio l'evoluzione dal mese precedente a quello successivo, appunto di giugno. Cosa avevate a maggio? La carta dell'imperatore. Può essere molto positiva e costruttiva perché indicando il potere, il controllo, ci consiglia di fare ordine, di portare stabilità o di consolidare dei risultati, di essere decisi, determinati. Si possono trovare delle soluzioni importanti oppure stabilire dei confini ben precisi, quindi proprio il massimo del controllo e della determinazione di se stessi e ovviamente di alcune cose anche che ci sono intorno. Questa era la vostra carta, adesso vediamo il prossimo arcano proprio del mese di giugno. Vi ricordo che la carta che andrà a uscire la troverete alla fine del video come schermata finale. Se vi dovesse piacere, magari potete fare uno screenshot e tenerla con voi per trarre l'energia del Papa. Quindi da un numero 4 passiamo a un numero 5 del Papa, energia conseguenziale, può anche indicare che siete nel percorso giusto e quindi lo step successivo di questa carta indica un qualcosa che è vero si va a consolidare ma che ci dà l'opportunità di ampliare alcune cose, magari legate alla comunicazione, a un confronto positivo e costruttivo per mediazione, conciliazione, trovare o dare un consiglio. Forse alcune cose sono anche legate alla pacificazione, al perdono. Per noi stessi ci consiglia di utilizzare dei metodi già consolidati, quindi che fanno parte della nostra esperienza, di non essere eccessivamente rigidi, intransigenti, ma di utilizzare proprio la saggezza e qualcosa che sappiamo effettivamente già funzionare e questo va bene in tutti gli ambiti, ma adesso lo vediamo nello specifico con le energie principali. Mettiamo qui questa carta, vediamo. Le energie principali sono quelle che vi aiutano a capire bene o male come andrà il vostro mese, quindi che cosa si muoverà principalmente. Abbiamo l'inizio con il 10 di bastoni, c'è un po' di fatica, un po' di pesantezza o di sovraccarico di troppi impegni. Spesso ci dice questa carta che forse ci stiamo spingendo un po' al limite, stiamo pretendendo un po' troppo da noi stessi o da qualcuno nello specifico. La strada può essere in salita, ecco perché non bisogna sovraccaricarsi ulteriormente. Quindi è vero, sì, un po' di fatica, un po' di oppressione, però la direzione può essere giusta. Magari abbiamo bisogno di impegnarci ulteriormente, di resistere e di superare degli ostacoli, però appunto sottolineo che il percorso è quello giusto. Il fare un'ultima fatica, ecco, spesso ci dice questa carta proprio queste parole. E poi troviamo il cavaliere
di denari e soprattutto nella parte centrale del mese vuol dire che qualcosa, avanza, bene, si possono ottenere dei risultati, c'è, costanza, c'è determinazione, resistenza, anche lenta realizzazione, però anche questa ci sta dicendo proprio di continuare, di resistere, di andare avanti. Ci possono essere dei cambiamenti, alcune cose possono muoversi in un modo abbastanza lento, come vi dicevo, però forse vi può permettere di gestire al meglio alcune cose che magari vi lasciano perplessi. Il 7 di spade ci dice appunto che bisogna adottare delle strategie, non delle scorciatoie facili, ma strategie proprio per valutare attentamente possibili inganni, incertezze, indiscrezioni che magari alcune cose ci vengono dette e forse non sono neanche totalmente vere. Parla di impegno che potrebbe essere scostante, quindi essere difficile un po' stare al passo con le varie cose. Forse è per questo che facciamo attenzione a tutto il percorso sin dall'inizio, di evitare da subito di sovraccaricarci, magari poi possiamo trovare il nostro equilibrio, la nostra stabilità, però poi rischiamo di nuovo di trovarci in alcune condizioni un po' difficili. Ecco che l'energia principale del Papa può parlare anche di mediazione delle nostre energie, quindi di poterle gestire con saggezza e intelligenza. E adesso procediamo con l'ambito amore, coppia single. Ricordo che alcune indicazioni magari possono essere utili anche se cercate risposte riguardo delle amicizie, famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare per poter trarre il meglio e adattare a quello che state vivendo. Partiamo con questo 2 di bastoni, poi la carta del carro. Direi che è un mese che può essere molto positivo, soprattutto per quelle persone che magari stanno progettando qualcosa di interessante, di coinvolgente. Infatti, la valutazione, l'osservazione e l'ambizione del 2 di bastoni fa capire che qualcosa è in espansione verso il futuro prossimo o anche per alcuni progetti che hanno bisogno di tempo di realizzarsi. Forse è per questo che c'è bisogno proprio di concentrarsi, di pianificare, di scoprire, insomma, un qualcosa, osservare, quindi prepararsi in anticipo per esser pronti a tutto. Magari la pianificazione può anche riguardare trasferimenti, spostamenti, un viaggio importante. Il carro si riferisce, visto che è una carta di movimento, a quello che vi ho appena detto, ma non solo, si riferisce anche alla conquista di nuovi spazi, di progressione, di riconoscimento, di riuscire a prendere il controllo delle varie situazioni, anche nel legame affettivo. Si tratta di gestire le varie cose, a volte anche a livello caratteriale o quello che accade, però di avere il pieno controllo. Quindi che sia si tratti di cose pratiche, sia di cose affettive, amorose, eccetera, vuol dire che avete quella capacità di porvi nel miglior modo possibile per far funzionare, portare stabilità, concretezza alla coppia. Io direi che sono favorevoli anche proprio quei progetti pratici, molto molto pratici, se state pensando a una convivenza, se state pensando anche di programmare, come vi dicevo, proprio un viaggio, dei trasferimenti, anche tanti altri progetti che però hanno di base proprio una realizzazione concreta. Per quanto riguarda i single, troviamo il 9 di bastoni, il 4 di bastoni e il 7 di coppe, energie abbastanza altalenanti che si parte un po' col freno a mano, nel senso che magari ci sono alcune situazioni pregresse che vi bloccano un attimino.
e allora c'è vigilanza, c'è, tener alta la guardia, c'è stabilire dei confini per un senso di chiusura, di protezione, ma non è una cosa negativa. Probabilmente state superando una fase, della vostra vita proprio per portarvi a qualcosa di molto più interessante, di molto più coinvolgente. Sia il 4 di bastoni che indica a volte anche proprio le riunioni, le uscite, i festeggiamenti, la socializzazione, qualche evento in particolare che può essere molto felice per voi e che vi può portare delle, possibili conoscenze, anche, con il 7 di coppe un po' di indecisione e di confusione, perché il 7 è le molteplici scelte, e l'indecisione può riguardare magari scoprire, diciamo, conoscere una persona che può essere interessante, ma allo stesso tempo avere dei dubbi, io consiglio di ascoltare il vostro intuito, magari effettivamente salta fuori una possibile frequentazione o anche delle conoscenze per le amicizie. E adesso procediamo con l'altro ambito, quello più pratico delle finanze e del lavoro. Vediamo cosa vi vogliono dire. Partiamo con il 7 di bastoni e ve lo può indicare una sfida, un ostacolo, un blocco che però si può superare. Quindi questa consiglia di difendere noi stessi, le nostre idee, quello che abbiamo raggiunto e anche le nostre stesse finanze. Forse ci sta dicendo che c'è una sfida importante, forse perché magari dobbiamo cercare di dare valore a noi stessi, alle cose che abbiamo e quindi proteggerci. Magari può arrivare, non dico una spesa imprevista, perché queste carte non indicano questa soluzione, più che altro è una possibilità, una sfida da cogliere perché abbiamo proprio il Papa. E visto che è la vostra carta principale, vuol dire che si riflette maggiormente nelle questioni pratiche, lavorative, delle finanze, del lavoro e del denaro e può portare, senza dovermi ripetere, diciamo, ovviamente, ricordo che proprio in questo ambito è legato al magari alcuni progetti importanti di collaborazione, di contratto, anche di firme importanti, di confronti, mediazione, soprattutto per questioni legali, burocratiche. Potreste affidarvi a una persona professionale di fiducia, di esperienza che vi può essere molto utile, oppure magari proprio una vostra energia, e cioè di sfruttare la vostra comunicazione, la vostra saggezza e intelligenza per far funzionare le cose in un certo modo. Di sicuro arrivano anche delle novità interessanti da cogliere, sia per nuovi sviluppi, sia per una nuova passione, un nuovo coinvolgimento. Ovviamente parliamo sempre dell'ambito pratico e materiale, che può portare anche aumento del lavoro stesso, anche ulteriori guadagni, perché no? Può essere magari per chi non ha il lavoro, questi sviluppi, questi nuovi sviluppi, lavoro indipendente, magari una proposta che può essere interessante, possibili collaborazioni proposte da parte di qualcuno, saltano fuori un po' di cose. Non lasciatevi prendere dalla confusione, dall'incertezza. Il 7 di coppe, ricordo che, visto che è già uscita, ci consiglia di soppesare bene tutte le varie scelte, le varie possibilità, le varie alternative, di non illuderci, di non distrarci, di cogliere una tentazione che magari potrebbe essere quella giusta, di seguire i nostri desideri, però di non lasciarsi confondere da quelle cose che possono sembrare in apparenza molto o troppo allettanti per essere vere, e magari invece c'è qualcosa di più giusto, di più adatto, di saper aspettare e quindi trovare quelle indicazioni. Infatti con il 4 di coppe in realtà può arrivare forse un qualcosa che
che magari si avvicina un po' più a quello che stiamo cercando, forse non è ancora il passaggio definitivo, ma comunque ci può mettere nella direzione giusta. E adesso andiamo a vedere l'ultima parte, che è legata ai segni zodiacali da attenzionare. È un oracolo astrologico, quindi possiamo trovare anche delle ulteriori indicazioni su cosa aspettarci da alcune persone. Troviamo il leone, troviamo anche l'ariete e infine Nettuno che si riferisce ai pesci e soprattutto diciamo questa carta ci parla dei nostri sogni, di non fuggire dalla realtà. Probabilmente è proprio con alcune persone che hanno atteggiamenti abbastanza strani, abbastanza ambigui, dobbiamo noi rimanere ben saldi e non illuderci magari se ci viene detto, proposto un qualcosa. Quindi come abbiamo visto già nel corso della lettura c'è questo consiglio dominante di essere molto molto chiari, di è vero essere comprensivi, accomodanti, accettare diciamo alcune cose, ma rimanere ben saldi in quello che ovviamente vogliamo ottenere, non solo nelle questioni pratiche e magari anche in questo ambito nelle relazioni. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di giugno. Ciao!